Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di come ottenere la massima fedeltà nei colori e accuratezza nei dettagli dalla vostra attrezzatura ed ottenere quindi fotografie o video sempre perfetti. Se avete seguito il mio tutorial su come preparare una foto per la stampa, sicuramente ricorderete che ho sottolineato più volte quanto sia importante vedere a monitor un'immagine corretta. Ecco allora che con questo video inizieremo ad approfondire questo argomento, partendo proprio dagli strumenti necessari per una corretta calibrazione del monitor, ma non solo. Approfitto per mostrarvi questo kit che mi ha inviato Datacolor, lo SpiderX Capture Pro, che in pratica contiene tutto l'occorrente per avere colori e qualità consistenti, da ancora prima dello scatto fino alla post-produzione. Ci tengo a precisare che questo non è un video sponsorizzato, Datacolor mi ha solo inviato del materiale in modo che potessi realizzare questi contenuti informativi per voi e quindi in questo video li vedremo uno per uno e vi spiegherò brevemente a cosa servono ognuno di questi tools. Rimanete fino alla fine per le mie considerazioni finali, dove vi do anche il mio parere su cosa acquistare e perché. In descrizione trovate elencati tutti i prodotti di cui parlerò a breve, mentre prossimamente andremo a vedere come utilizzarli. Quindi assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi interessa saperne di più al riguardo, ovviamente. Dunque, come vi ho detto, questo kit, lo SpiderX Capture Pro, contiene diversi strumenti essenziali per aiutare fotografi e filmmaker ad ottenere davvero il meglio dal flusso di lavoro, dalla cattura fino all'editing. Ci aiuteranno ad avere accuratezza in termini di colore non solo del monitor del PC, ma anche dalla calibrazione di fotocamere e tra obiettivi diversi, dandoci modo di poter uniformare il lavoro durante la post-produzione. E in più anche aiutandoci a ottenere il meglio dal sistema di messa a fuoco automatica. Cominciamo con vedere più da vicino questi accessori che col kit ci vengono presentati in questa bellissima valigetta, ma ovviamente si possono acquistare anche singolarmente. Partiamo dall'oggetto principale che troviamo appena aperta la valigetta, lo SpiderX Elite. Lo Spider è un colorimetro, serve cioè per calibrare il nostro monitor in modo che riproduca un'immagine il più possibile fedele. Vi sarete accorti che spesso la stessa immagine visualizzata su schermi diversi non risulta uguale. Che sia un monitor di un PC, lo schermo dei cellulari, un proiettore o la TV, se compariamo la stessa immagine visualizzata su più dispositivi, questa risulta su uno schermo più blu, su un altro più arancione, su un altro ancora più nera o su un'altra magari sbiadita. Non entrerò nel dettaglio per ora, ma vi basta sapere che ogni monitor ha una gestione del colore diversa. Anche monitor dello stesso modello possono visualizzare i colori in modo differente l'uno dall'altro. In più i colori visualizzati possono variare nel tempo perché la qualità dell'immagine decade più il monitor diventa vecchio, perde luminosità e accuratezza. È per questo che non bisogna dimenticarsi di calibrare il nostro monitor periodicamente. Su monitor non tarati le immagini potrebbero mostrare un tono della pelle non corretto, bianchi che non sono puri, blu che tendono al ciano. Inoltre, se teniamo la luminosità tanto alta rispetto ai valori di riferimento, potremo ritrovarci con stampe troppo scure. Insomma, arrivati fin qui avrete già capito che le problematiche legate ad un monitor non calibrato sono tante ed ecco perché lo SpiderX Elite ci viene in aiuto per risolvere questi inconvenienti. Per utilizzare lo SpiderX Elite basta installare il software sul PC. Troviamo la chiave su questo cartellino, poi si collega la sonda al PC e si mette sul monitor. Infine si fa partire il programma che farà il suo lavoro di calibrazione. Se cerchiamo invece di riprodurre colori fedeli e consistenti durante uno shooting, oppure tra diverse lenti o addirittura marchi di fotocamere differenti, lo Spider Checker è lo strumento che fa per voi. Questa cartella include 24 colori standard più altre 24 tessere aggiuntive per ottenere delle tonalità della pelle precise e tonalità più attenuate per una gamma più dinamica. In più, girando una scheda, abbiamo anche una carta grigia per aiutarci nel bilanciamento del bianco. Con lo Spider Checker quindi è possibile correggere il colore delle immagini uscite dalla nostra fotocamera e ottenere una post-produzione uniforme e precisa sia in Lightroom o Photoshop. Anche per i video questo strumento è utilissimo, soprattutto se utilizzate profili colori come HLG o LOG. E notizia bonus, se usate DaVinci Resolve, questo presenta il riconoscimento automatico del cartellino integrato nel programma, semplicissimo. Come funziona lo Spider Checker?
Durante il servizio si posiziona la cartella il più vicino possibile al soggetto che stiamo fotografando. Se è una persona possiamo farglielo tenere in mano davanti al viso e il bello di questo color checker è che si può anche avvitare a uno stativo. Scattiamo una foto con gli stessi parametri di luce, poi al PC passeremo il file RAW nel programma apposito per creare un profilo da usare su Lightroom o Photoshop e il gioco è fatto. Parliamo invece di questo cubo. Non l'avevo mai utilizzato prima d'ora, ma dopo averlo provato devo dire che è veramente utile. Il suo scopo è quello di aiutarci nel bilanciare correttamente il bianco nelle immagini, ma a differenza della carta grigia tradizionale, il cubo ci permette di trovare anche la giusta esposizione ed il giusto contrasto, quindi lo trovo più accurato. Lo Spyder Cube può essere tenuto con la mano dal soggetto, possiamo avvitarlo ad un treppiede oppure possiamo attaccarlo allo Spyder Checker, in modo da avere due strumenti in uno che lavorano insieme. Molto comodo. In post-produzione potremo controllare i valori di luce ed ombre ed avere un preciso bilanciamento del bianco. La trappola luminosa e la sfera cromata determinano in modo preciso i limiti della circonferenza del contrasto. Ne parleremo meglio prossimamente, quando ve lo farò vedere in azione. E infine abbiamo lo Spyder Lens Cull, progettato per aiutarci ad aggiustare e misurare l'accuratezza della messa a fuoco di una fotocamera e dei suoi obiettivi. Vi avverto, non tutti i modelli di fotocamere possiedono i controlli per regolare manualmente il focus, quindi prima di tutto controllate nel vostro manuale se nel menu della camera sono presenti le voci per la microregolazione della messa a fuoco. È vero anche che ci sono molti modi, anche meno costosi, di poter effettuare i test di calibrazione del focus, ma questo sistema è comodo perché abbiamo già tutto pronto e ci fa risparmiare un sacco di tempo. Come funziona? Si posiziona lo Spyder Cull su un treppiede o semplicemente su una superficie, ma è essenziale che si trovi perpendicolare alla fotocamera ed esattamente alla stessa altezza, altrimenti i risultati non saranno attendibili. La distanza tra la fotocamera e lo Spyder Cull dovrebbe essere circa 5-10 volte la lunghezza focale. Si sceglie un punto AF al centro dell'area, stando attenti a non selezionare il righello, e si fa una foto. Controllando l'immagine al PC, se ci troviamo con un'area più a fuoco prima o dopo lo 0, vuol dire che abbiamo problemi di front o back focus e in questo caso andremo a rendere il focus più accurato tramite la regolazione manuale presente nel menu della fotocamera. Fino ad ora vi ho parlato di tutti gli accessori presenti nel kit Spyder X Capture Pro, ma per essere veramente precisi dovete sapere che Datacolor produce anche uno strumento per profilare ogni tipo di combinazione tra stampante, carta e inchiostro, lo Spyder Print. Si può acquistare separatamente oppure lo trovate insieme ad altri prodotti con un altro kit chiamato Spyder X Studio, in cui vi viene fornito lo Spyder Cube, lo Spyder X Elite e lo Spyder Print. Bene, ora che vi ho fatto una panoramica di questi prodotti, vorrei spendere 2 parole per dirvi a chi li consiglio. Sicuramente a chi ha bisogno della massima accuratezza nei propri scatti direi che non possono proprio mancare. Sono degli strumenti super utili e curati nei minimi dettagli. Poterli avvitare ai treppiedi per me è veramente un vantaggio che mi semplifica la vita sul set, cosa che altri marchi non possiedono. Quindi se siete fotografi o videografi e cercate un valido aiuto per semplificare il vostro workflow, se volete uniformità di immagine tra diversi lenti e fotocamere o se volete che i colori siano consistenti da un lavoro a un altro, per esempio dovete realizzare prodotti commerciali dove si richiede un'accuratezza del colore molto alta, questi strumenti sono per voi. D'altronde, anche se non siete professionisti e non vedete il vostro lavoro, penso sia veramente un peccato comprare attrezzatura costosissima per poi non ottenere il massimo risultato da essa, per esempio per colpa di un monitor non calibrato. L'unico strumento che personalmente non utilizzo in questo momento nel mio lavoro è il Lens Cull, ma perché possedendo ormai solo mirrorless Sony non ne ho più bisogno. Vi assicuro invece che lo Spyder Checker e lo Spyder Cube non mancano mai quando faccio foto in studio, li porto sempre con me se devo realizzare dei video, li trovo assolutamente indispensabili, così come lo Spyder X Elite per calibrare i miei monitor periodicamente e per assicurarmi la massima precisione possibile durante il processo di post-produzione. Parlando dei kit valigetta, lo Spyder X Capture Pro è adatto veramente a tutti, mentre lo Spyder X Studio ovviamente lo consiglio solo a chi si approccia alla stampa professionale in casa e ha bisogno di un valido aiuto per ottenere una stampa fedele e di alta qualità.
Se il vostro obiettivo è stampare delle foto ricordo delle vostre vacanze, direi che potete anche farne a meno. Ovviamente potete decidere di investire sui kit oppure su uno strumento alla volta, e per iniziare consiglio a tutti, sia ai pro sia a chi è ancora magari alle prime armi, di partire dallo SpiderX Elite. Poter vedere i giusti colori sul vostro monitor faciliterà il vostro lavoro di 1000 volte, credetemi. Come sempre vi lascio il link di tutto quello di cui abbiamo parlato in descrizione. Nei prossimi video invece vedremo nel dettaglio come utilizzare questi strumenti. Intanto, se avete domande su questo argomento lasciatele nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial. Ciao!